Stai cercando un punto ad uncinetto di facilissima esecuzione, ma raffinato, compatto e perfetto per tutti i tuoi progetti a pannello? Vuoi scoprire come utilizzando semplicemente la maglia bassa e la catenella puoi ottenere questa texture raffinata e reversibile? Allora sei nel video tutorial punto perfetto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui, sul mio canale YouTube. Nel video di oggi scopriremo insieme come andare a realizzare il punto grit ad uncinetto con relativa bordatura. È un punto molto conosciuto all'estero e secondo me sarà particolarmente apprezzato dalle principianti perché si lavora semplicemente con i punti base. È una lavorazione molto semplice che possiamo applicare per diversi progetti ad uncinetto, in particolare per le copertine. Per questo, al termine della spiegazione del punto, vi illustrerò tutti i passaggi per andare ad eseguire un giro di perimetro che può essere un'ottima base per un'eventuale bordatura di una copertina. Andiamo quindi a vedere insieme le caratteristiche tecniche di questo punto. Il punto grit è un punto reversibile, vuol dire che abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra del nostro pannello, il che lo rende un punto perfetto per le copertine, ma anche per tutti quei progetti ad uncinetto dove vogliamo avere lo stesso disegno sia da una parte che dall'altra del pannello. Si lavora su un multiplo di 2 e andiamo ad utilizzare solamente due punti base dell'uncinetto, la catenella e la maglia bassa. È inoltre un punto molto compatto che può essere lavorato con qualsiasi tipologia di filato. Nelle caratteristiche tecniche di questo punto abbiamo visto che si basa su un multiplo di 2. Vuol dire che, a prescindere dalla tipologia di progetto che vogliamo andare a realizzare, il numero di catenelle di base dovrà essere sempre un multiplo di 2. Un piccolo suggerimento soprattutto per le principianti. Se tendete a lavorare molto stretto, andate ad avviare le catenelle di base con un numero di uncinetto più grande rispetto a quello che andrete ad utilizzare per il resto del punto. In questo modo il lavoro rimarrà molto più morbido. Per mostrarvi il punto ed eseguire il mio campione ho avviato 20 catenelle che sono esattamente multiplo di 2. Fatta la mia 20ª catenella per aiutarvi nella comprensione dei primi passaggi, vado ad applicare su questa un marcapunti. Dopodiché aggiungo una catenella in più. Nella catenella segnata col marcapunti, quindi l'ultima catenella del nostro multiplo, dobbiamo andare ad eseguire un punto basso. Entro quindi nella mia catenella e vi lavoro un punto basso. Dopodiché posso rimuovere il mio marcatore. Nella catenella successiva devo andare a lavorare una coppia di punti, 2 maglie basse nella stessa catenella di base. E 2 maglie basse sempre nella stessa catenella iniziale. Avendo lavorato 2 maglie basse nella stessa catenella abbiamo generato un aumento. Abbiamo quindi aumentato di 1 il numero dei nostri punti rispetto a quelli iniziali. Per evitare di generare questo punto in più dobbiamo andare a saltare la catenella successiva. Quindi lavorate le nostre 2 maglie basse, saltiamo una catenella e nella successiva andiamo nuovamente a lavorare 2 maglie basse nella stessa catenella di base. Salto una, vado nella successiva e vi lavoro una e 2 maglie basse sempre nella stessa catenella di base. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Lavorate 2 maglie basse, saltiamo una catenella, andiamo nella successiva e vi lavoriamo una e 2 maglie basse sempre nella stessa catenella. Ripetiamo questo passaggio per tutte le catenelle iniziali che abbiamo realizzato
fino ad arrivare alla fine del giro, in particolare quando ci restano da lavorare le ultime 2 catenelle. Arrivati al termine del giro possiamo già renderci conto di quella che è la costante di questo punto. Ogni volta che lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto dobbiamo sempre saltare la catenella successiva e dalla seguente riprendere con la nostra lavorazione. Se abbiamo infatti lavorato correttamente, al termine del giro ci avanzeranno precise 2 catenelle. Una è la catenella che dobbiamo andare a saltare perché in quella precedente abbiamo lavorato 2 maglie basse nella stessa catenella di base, quindi siamo davanti ad un aumento. Mentre nell'ultima catenella disponibile dobbiamo andare a lavorare un punto basso singolo, come quello che abbiamo realizzato all'inizio del giro. Quindi saltiamo la penultima catenella, andiamo nell'ultima e in questa lavoriamo semplicemente un solo punto basso. Abbiamo iniziato il nostro giro con una maglia bassa singola, lo andiamo a terminare sempre con una maglia bassa singola. Iniziamo il secondo giro facendo una catenella e voltando il lavoro. I passaggi di questo giro sono molto simili a quelli che abbiamo fatto nel giro precedente. In particolare l'ultimo punto che abbiamo lavorato, la nostra maglia bassa singola, è anche il primo punto di questo giro, quello dal quale nasce la nostra catenella. All'interno di questo primo punto dobbiamo lavorare una maglia bassa singola, esattamente come abbiamo fatto all'inizio del giro precedente. Nel punto seguente andiamo a lavorare la nostra coppia di punti. Le nostre 2 maglie basse questa volta lavorate nello stesso punto di base. Quindi vado nel punto successivo e lavoro una e 2 maglie basse sempre nello stesso punto di base. Abbiamo fatto un aumento, quindi come nel giro precedente saltiamo il punto successivo e nel seguente ripetiamo la nostra coppia di punti. Lavoriamo quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Ripetiamo quindi questi passaggi fino alla fine del giro. Dopo l'aumento saltiamo un punto, andiamo nel successivo e vi lavoriamo un altro aumento, composto da 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Proseguiamo ripetendo questi passaggi fino ad arrivare alla fine del giro. Eccoci al termine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente dovremo avere di avanzo 2 punti di base. Soprattutto per le principianti vi sembrerà che l'ultimo punto disponibile sia questo. In realtà il nostro ultimo punto del giro è questo qui. Quindi se abbiamo lavorato correttamente ci avanzano 2 punti di base. Il penultimo punto è quello che dobbiamo andare a saltare perché in quello precedente abbiamo lavorato un aumento, esattamente come è accaduto al termine del giro precedente. Saltiamo quindi questo punto e nell'ultimo punto disponibile andiamo questa volta a lavorare una sola maglia bassa singola. Abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione. Rivediamo velocemente i passaggi. Al termine del giro precedente abbiamo fatto una catenella e voltato il lavoro. Nel primo punto disponibile, che corrisponde anche all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro precedente, abbiamo lavorato una maglia bassa singola. Nel punto successivo abbiamo eseguito 2 maglie basse nello stesso punto di base, generando quindi un aumento. Abbiamo poi saltato il punto successivo e nel seguente abbiamo lavorato di nuovo un aumento, cioè 2 maglie basse nello stesso punto di base. Arrivati al termine del giro ci avanzavano precisi 2 punti. Il penultimo punto lo andiamo a saltare perché è la maglia da saltare avendo lavorato prima un aumento e nell'ultimo punto disponibile abbiamo lavorato una maglia bassa. I passaggi che abbiamo visto in questo giro sono quelli che dobbiamo ora andare a ripetere finché il nostro pannello non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Al termine del giro si fa quindi una catenella, si volta il lavoro, si lavora una maglia bassa nel primo punto disponibile,
Nel punto seguente si cominciano a lavorare gli aumenti, 2 maglie basse nello stesso punto. Si salta una catenella e si ripete fino alla fine del giro. Il nostro giro termina saltando il penultimo punto e nell'ultimo punto disponibile si lavora una maglia bassa. Vado quindi a ripetere questi passaggi ancora per qualche giro e vediamo poi insieme il risultato finale del nostro pannello. Questo sarà il nostro risultato dopo diversi giri di lavorazione. Abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra del nostro pannello. Quindi un punto reversibile perfetto per le nostre copertine o per tutti quei progetti dove abbiamo bisogno di avere la stessa texture sia da una parte che dall'altra del pannello. Poiché immagino andrete ad utilizzare questo punto soprattutto per le copertine, ci tengo a farvi vedere come realizzare un giro di perimetro tutto intorno al pannello che può essere poi la base per un'eventuale bordatura. Come si esegue questo giro? Una volta che il pannello è arrivato all'altezza desiderata, fate come sempre una catenella e voltate il lavoro e andate ad eseguire una maglia bassa su ciascun punto che vi si presenta, quindi non dovete più saltare nessun punto. Lavorate semplicemente una maglia bassa su ciascun punto che trovate davanti a voi. Una volta arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, lavorate sempre un punto basso singolo. Dopodiché si aggiunge una catenella e si passa a lavorare da questo lato del pannello. Quindi ruotiamo e nell'ultimo punto del giro dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, ne andiamo a lavorare una seconda, quindi rientriamo nel punto precedente e lavoriamo una seconda maglia bassa. Vedete che ogni 2 giri tra il penultimo e l'ultimo punto si forma questa specie di spazio. Questo accade perché alla fine di ciascun giro noi saltiamo sempre il penultimo punto e nell'ultima maglia abbiamo lavorato un punto basso. Quindi per non enfatizzare questo spazio, il nostro punto basso di perimetro lo andremo a lavorare al centro, qui, dell'ultimo punto basso di ciascun giro. Quindi non entriamo qui, ma passiamo in mezzo a questo punto. Prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Il punto successivo è facilmente intuibile, è questo qui. Vi entriamo e lavoriamo la maglia bassa. Lavoriamo di nuovo al centro dell'ultimo punto e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo lavoriamo l'ultimo punto e ripetiamo lo stesso passaggio che abbiamo fatto nell'angolo precedente. Facciamo quindi una catenella, ruotiamo il pannello e nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa ne lavoriamo una seconda. Se nel voltare l'angolo questo vi sembra troppo stretto, potete anche realizzare 2 catenelle tra una maglia bassa e l'altra. Abbiamo ora davanti il lato del nostro pannello dove vi sono le catenelle iniziali. Per questa parte del pannello andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo si ripetono gli stessi passaggi che abbiamo fatto negli angoli precedenti. Maglia bassa, catenella e maglia bassa. Ovviamente se avete fatto una catenella in più, quindi 2 catenelle di separazione, dovrete farle in tutti e 4 gli angoli. Si prosegue poi da questa parte del pannello dove andiamo a lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, facendo attenzione a lavorarne alcune all'interno dell'ultimo punto basso per evitare di allargare il piccolo buco che abbiamo visto nel lato precedente. Dopodiché vediamo insieme come andare a concludere il nostro giro di perimetro. Poiché immagino andrete ad utilizzare questo giro di perimetro come base per un'eventuale bordatura, per concluderlo facciamo una catenella e nel primo punto basso lavorato per eseguire questo giro di perimetro ci andremo ad agganciare semplicemente con un punto bassissimo.
Quindi entreremo nel primo punto basso, porteremo con noi il filo e chiuderemo semplicemente con un punto bassissimo il nostro giro di perimetro. Dopodiché, a seconda della tipologia di bordo che dovete andare a realizzare, farete una o più catenelle oppure direttamente un singolo punto. Questo sarà quindi l'aspetto del nostro pannello con il suo giro di perimetro una volta completato. Spero che abbiate trovato questo tutorial punto interessante ma soprattutto utile. Abbiamo visto come con pochi e semplici passaggi possiamo ottenere un punto veramente di effetto ed eseguibile anche dalle principianti per realizzare tanti progetti diversi. Se volete scoprire altri tutorial punto perfetti per copertine ma in generale per tutti i vostri progetti a pannello, trovate una playlist proprio qui sul mio canale YouTube tutta dedicata ai punti ad uncinetto. Se questo video vi è piaciuto vi invito inoltre a lasciarmi un bel pollice in su e perché no un commento proprio qui sotto il video. E per non perdervi tutti i tutorial che ho in programma per voi vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare poi sulla campanellina che apparirà accanto al pulsante iscritto, così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. E per tante pillole creative ma soprattutto le anticipazioni dei miei prossimi progetti, se vi va seguitemi sul mio profilo di Instagram e trovate il mio nome scritto qui in alto a sinistra sullo schermo. Perciò io con il punto grit vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.